Buongiorno web amici, benvenuti a un altro video da Credendario. Oggi finalmente sono felice perché dopo tanta attesa, quasi 2 anni, perché a novembre ero andato a fare visita a una concessionaria a Malta per provare l'Evoque Urban Classic e poi ho provato la S e poi vi spiego la differenza. Finalmente sono riuscito a importarla, quindi dopo quasi 2 anni ce l'ho fatta, ok? Bene, parliamo del prodotto. Bene, vi parlo di questo prodotto. Avete aspettato un po', è già qualche settimana che ce l'ho, ma l'ho voluto provare, l'ho voluto testare, ho voluto fare un po' di strada per vedere effettivamente pregi e difetti e anche spiegarvi effettivamente com'è, che cos'ha, ok? Come vedete ce ne sono 2, quella lì ho già iniziato a customizzarla che è la mia, quindi l'ho già smontata tutta, perciò la vedete la mezza smontata, tranquilli che poi vedrete anche questa customizzazione. Allora, partiamo invece com'è l'originale. Allora, in questo caso stiamo parlando della Evoque Urban Classic, ok? Al momento ci sono 2 modelli, anzi a dire la verità ce ne sono 3. Urban Classic, che è questa che vedete qua, Urban S, che cambia sostanzialmente il faro e ha un cupolino, vi metto la foto qui così la vedete all'incirca come è fatta. Tolto il cupolino col faro anteriore diverso, il resto è identico tranne una cosa: costa anche qualcosa in meno la S perché non ha la ricarica fast e dopo ve lo spiego. Al momento questa ricarica fast viene solo montata sulla Urban Classic e poi oltre a questi 2 modelli abbiamo la 6061 che è una bestia di moto. Andate sul sito, ve lo metto magari sotto e andate a verificare, è già particolare, ha molta autonomia, carica in 10 minuti, fa più di 230 all'ora, insomma una cosa un po' particolare, ovviamente costa anche. Ok, ora parliamo della Urban Classic che vedete qua. Ora parliamo della Urban Classic che abbiamo qua. In questo caso la vedete color blu, quindi Ocean Blue, oppure c'è anche Galaxy Nera, che è oltretutto dei puntini perlati, veramente bella anche quella lì. Quindi questi sono i 2 colori che abbiamo sulla Urban Classic, mentre la Urban S ha altri colori, ha il rosso mi pare e il grigio. Ora parliamo di caratteristiche tecniche, iniziamo a parlare delle dimensioni del peso. Come potete vedere le dimensioni di questa moto sono come una moto normale endotermica, anche se classificata come 125 assomiglia molto comunque a un 600 perché comunque è ben strutturata, come vedete è veramente grande. Dopo mi siedo sopra e vi faccio vedere. Come peso siamo a 179 kg. Se pensate a, adesso poi ve lo dico, il pacco batteria, motore e tutto quello che concerne, visto la dimensione della moto, devo dire che comunque è ancora un peso abbastanza accettabile. Come vedete la sella divisa in 2 parti, fatta a rombi che a me piace veramente molto, è molto confortevole ed è anche grande, come vedete ha le dimensioni proprio per 2 persone, quindi si viaggia anche in 2 tranquillamente, ok? Questo è già un vantaggio rispetto ad altre moto che ho provato. Questa, avendo le caratteristiche di una moto come un'endotermica, possiamo finalmente viaggiare in 2 in tutta tranquillità. Come vedete è anche qua ha il maniglione per tenersi, il passeggero per tenersi. Altra caratteristica, motore. Il motore in questo caso rispetto all'altra che vediamo sempre è sulla ruota posteriore, lo vedete qua. Questo motore sulla ruota posteriore è 8000 watt, che equivale a 8 kW. Di picco riesce a raggiungere i 19-20 kW, quindi devo dire che tutto sommato ha già una buona potenza. Vi ricordo, perché tanti me lo chiedono, io sinceramente non mi ricordo mai, giustamente, che questa moto si può guidare con la patente B, ok? Quindi se noi abbiamo la patente B possiamo tranquillamente guidare questa moto, non c'è bisogno di prendere per forza la A. Oppure a 16 anni. A 16 anni la possiamo guidare, oppure la patente B, ok? Poi se uno ha anche la A, come ce l'ho io, per dirti, può guidare quello che vuole. Ok, quindi come vi dicevo, un motore da 8 kW di picco arriva fino a 19 e si sente, perché poi vi farò vedere un video sulla strada. Oggi faccio solo tutta una spiegazione della moto in sé, dopodiché fra 2 o 3 giorni vi manderò un altro video
dove ci sarà proprio la prova in strada, sia di giorno, ma poi voglio farvi vedere anche un pezzo di notte, perché comunque io vi dico l'ho usato di giorno e di notte. Devo dire che rispetto agli altri, e ragazzi non sono di parte perché la commercializzo io e la importo io, che ci ho messo tanto per arrivare, devo dire che il faro, questo tipo di faro qua davanti su questa qua, la Classic, illumina tantissimo, un fascio di luce veramente cioè lunghissimo, altissimo, come l'acqua levissima, no? Volevo dire, un fascio di luce veramente lunghissimo, e quando mettiamo la bagliante veramente lunghissimo e altissimo. Devo dire che rispetto alla concorrenza che io qua, devo dire che il faro fa tantissimo, ok? Ovviamente questa moto parliamo di un prezzo superiore alle altre, tipo la Super Soco che abbiamo lì, la TC Max, ma perché ha altre caratteristiche che adesso andiamo anche a conoscere. Ok, tolto parentesi faro, andiamo avanti. Quindi abbiamo detto un motore sulla ruota, perché come vedete qua ha un pacco batterie non indifferente, un pacco batteria da oltre 80 A, oltre 80 A con un voltaggio di 116 volt, e questo pacco batterie ci consente, ve lo dico perché io ho provato, andando ai 90-95, poi vi spiegherò nell'altro video, di percorrere in tutta tranquillità 150 km tranquilli. E ve lo dico, io l'ho fatti, io peso 75, giornata normale d'estate calda, qualche salita l'ho fatta, ma non chissà che. Vi devo dire che ho messo anche la velocità più alta, quindi ho anche accelerato andando di più. Comunque questo poi lo vedremo nel prossimo video, per dirvi che comunque andando a 90 all'ora riusciamo a fare tranquillamente 150 km. La danno anche per 180 km. Io non voglio allargarmi e dare i dati dichiarati della casa, nel senso ve lo dico, però quelli che ho testato io sono 150 km, ma potrebbero essere anche 180. Non ho ancora fatto questo test proprio così approfondito, ma 150 km tranquilli li fate. Quello che è bello è che quando voi lo usate non avete l'ansia della ricarica della batteria, nel senso andiamo, si accelera, si va quanto si vuole, quindi non stai a vedere 60, 40, 80, la usi quanto vuoi. La batteria effettivamente prima che comincia a scendere qualche tacca ci mette veramente un po', rispetto ad altri quando acceleri cominci a vedere la percentuale che scende e comincia a venirti l'ansia. Con questo non c'è più, nel senso che la usiamo tranquillamente a fare i tragitti che facevamo prima normalmente, tipo quei 50, 60, 80 km giornalieri, ma ci permette di fare il doppio, ma andando come vogliamo, ed è, credetemi, una cosa molto diversa. Vi cambierà la mentalità di uso della moto, perché non abbiamo più questa ansia che quando andiamo un po' più forte incomincia a scendere la batteria, abbiamo paura di rimanere a piedi. Con questa al momento non l'ho trovato e mi sono tenuto un po' stretto apposta per evitare che poi uno mi dice ma mi hai detto che fa 180 km, io ne ho fatti 160, bla bla bla. Vi dico che 150 l'ho fatti in tranquillità, senza nessun problema. Ovviamente ripeto, peso di 75 kg, giornata favorevole, non ho avuto nessun problema, quindi secondo me questi 150 km li faremo sempre. Ovvio che se iniziamo a salire tanto così non li facciamo, ne faremo meno, ma comunque rispetto a altri mezzi che io uso qua la differenza già si sente. Non si sente solo di autonomia, ma si sente anche di motore. Allora, di motore non è un fulmine, nel senso non è come la Zero, per dirvi che come accelerate pam vi dà il colpo di fionda, no, ha un'accelerazione probabilmente voluta, molto fluida, quindi quando noi acceleriamo non ci darà mai il colpo di fionda, ci dà il colpo ma progressivo. È molto bello da guidare perché ha due modalità, abbiamo il City e il Pro. Nel City al massimo arriva a 95 km/h ed è molto modulabile, quindi quando siamo anche in città, quando noi acceleriamo non ci fa questo on off no, acceleriamo, comincia a partire piano piano e poi va. Calcolate che da 0 a 60 km/h la danno per 2 secondi e mezzo, quindi non è che è proprio lenta, ha un'accelerazione, una curva di accelerazione fatta bene secondo me, evitando questi on off continui che secondo me sono una rottura. Altro pregio, io vi dico il pregio, poi vi dico anche i difetti ovvio. Altro pregio,
ha una piccola frenata rigenerativa, come se avesse una piccola frenata come il motore endotermico, piccola, non dico grande come un quattro tempi, piccola, ma si sente non quando freni, ma quando lasci l'acceleratore rallenta un po', lo senti proprio, lasciamo l'acceleratore, non veleggia, ma rallenta quel po', quindi nelle curve quando lasciamo un po' ci si abitua, rallenta un pochettino, poi si riapre e va di nuovo. Vi ricordo anche, vi spiego anche, più che vi ricordo, che quando noi acceleriamo rispetto a un'accelerazione di una moto di quel livello un pelo più basso è completamente diversa, e vi spiego perché. Quando noi acceleriamo, tipo, vi faccio l'esempio del TC Max perché l'ho usata tanto e quindi la so a memoria. Quando usiamo la TC Max acceleriamo, siccome ha il sensore dentro l'acceleratore, quando acceleriamo ridà la botta, accelera e parte. Questo qua invece ha un'accelerazione, non so se si vede, ecco, forse qua nella curvatura, poi vi faccio vedere magari meglio, e un filo come fosse l'acceleratore di una moto endotermica, quindi qua passa proprio un filo in acciaio, ok? Questo filo in acciaio all'interno va a muovere un potenziometro che accelera, quindi abbiamo questo leggero gioco come abbiamo nel termico, cosa che in alcune elettriche, quasi tutte quelle di basso livello, non c'è. Quindi quando noi siamo così, siamo fermi, come tocchiamo appena, parte. Questo invece ci dà la possibilità di avere questo leggero gioco. Abituato a guidarlo per tanto tempo, quello vi devo dire a me ha dato fastidio, quindi bisogna prenderci la mano e sapere che quando acceleri, molli e riacceleri ci passa quel secondo un po' meno prima che riparte di nuovo. Questo è voluto, e anche per quello non dà il colpo, quindi è modulabile, nel senso che noi riusciamo a parzializzare con l'acceleratore la velocità, cosa molto difficile se noi prendiamo una di quelle, perché come noi acceleriamo, nolente o volente, quando noi acceleriamo, boom, parte e va al massimo. Quindi noi giochiamo sulla mappatura tipo 1 andiamo a una velocità, 2 a una velocità, 3 a un'altra velocità. Con questa invece riusciamo a parzializzare, quindi anche se siamo in city riusciamo ad andare anche 60-70 all'ora. Non dico che l'altra non si riesce, ma è molto difficoltoso parzializzare quel polso. Con questo viene molto più semplice. Ok, questo è un pregio. Ora vi dico anche il difetto, ci mancherebbe. Quindi bisogna solo cambiare un po' la mentalità, quindi si può viaggiare di più, si può anche caricare più velocemente, adesso ve lo spiego anche questo, quindi abbiamo meno ansia perché possiamo andare più forte, possiamo fare più chilometri, ma possiamo caricare anche più velocemente. Sì, perché la Urban Classic, non la S ma la Classic, a differenza della S, possiamo caricarla a 3 kW e 3. Che cosa vuol dire? Adesso ve lo spiego.